Here at South Garda karting in the north of Italy, we're just about ready to get underway with the Junior ROK final. There's been so many people working hard this weekend, including the mechanics. Here is our tribute to the mechanics working so hard this weekend at the 2019 ROK Cup Superfinal. Welcome back to South Garda karting. We're ready to rock. We're ready to Junior ROK. We're just going to confirm to you, though, we did have a glitch with the timing. But yes, Alex Powell did take the victory a few moments ago in Mini ROK from Dmitry Matveev and the kid from California, Kai Sorensen, the American, on the final step of the podium. Still got a few minutes, about 10 minutes before the start of the race. The kart's being pushed out onto the grid. 34 karts for Junior ROK. We started with more than 60 here this weekend. It's a world-class field. The 125cc Junior ROK engine will go down. We'll give the drivers a chance to get on the grid. We'll go through the front of the grid as best we can for you. We do have an Italian on the front row of the grid, and we've got an American alongside him. We might go down to the American who starts out at grid number 2 for a very particular reason, because he won the Mini ROK title here at South Garda karting 2 years ago, 2017, from North Carolina, USA. This is Connor Zilic. Connor, as we just mentioned, you took out the title in 2017. This is Junior ROK. Can you go 2 times? Can you become a 2-time champion? Yeah, everything's set up. I think I'm ready to go. Hopefully we can pull it off and go 2 times. Flying the stars and stripes for ROK Cup USA. It's a longer race, though, of course. 16 laps. It's about 20 kilometres. It will be frighteningly competitive. You've got the Italian Pietro Ragone starting alongside you on pole position. Your tactics for the start? Get a good start, stay in the top 5, stay calm, and pick them off one by one till the lead and get the win. From NASCAR country, North Carolina, USA, the Mini ROK champion from 2017 starts on the outside of the front row of the grid. This is the pole sitter, l'Italiano Pietro Ragone for Team Mara 61 from Genova. Down on the French border in the north of Italy, starts out of pole position. The Italians locking out the front of the grid with the exception of Connor Zilic that we just spoke to. 804. Look at the Zanchi Motorsport team. Daniel Federici, the fastest qualifier 48 hours ago. He time trailed quick as that counts for 0, but he's still quick. This is his mechanic, Diego Gotti, wishes him luck. Zanchi Motorsport, Rocco Mazzola behind. And then we go to the driver from the eternal city of Rome. Valerio Rinicella has been in dynamite form all week, the Roman. May well take the victory here this afternoon. The Paralin. Look, we have to point out this is the cleanest kart in the field, sponsored by Acqua e Sapone, the driver from Rome. It's the Paralin kart mixed in with the OTK machines. From Indonesia, Suleiman Hassan fired up, ready to go from ROK Cup
Indonesia. Leonardo Mena, the New Zealander. Nathan Krang, we have to give a shout out to his mechanic. That over there, give us a wave. Daniel Bray, second as a driver in 2018, the KZ2 International Super Cup. New Zealand, when they're not playing rugby, they are punching above their weight in the world of motor racing. The likes of Brandon Hartley, racing in the World Endurance Championship. Marcus Armstrong, who's done so many laps here. He finished second 2 weeks ago. The FIA Formula 3 Championship, the likes of five-time IndyCar champion Scott Dixon. Wade Cunningham, 2003 world champion. And we've got Nathan Krang, who's not starting too far back. Just a spot ahead of Mattia Simonini. Andrea Filafero, 8-3-0, the driver from Udine in the north of Italy. Today is Andrea's 13th birthday. He would like nothing more than to take the victory here this afternoon. Starts on the 9th row of the grid ahead of another American from Pennsylvania, all the way from the USA, the other side of the Atlantic Ocean. A quick word, if we can, Luca Mars coming from America, a long way back, but it's not impossible. No, I'm going to try to get up there. Just have to have a good start and put my head down and do good laps. Be consistent. Your countryman Connor starting on the front row of the grid. Great camaraderie between the American drivers, and the ROK Cup in America gets stronger and stronger. Yeah, I hope Connor does good, and I'm excited for the race. Luca Mars from the USA. The 1 minute board goes up. We'll have to leave the circuit. This will be racing dynamite. The Junior ROK final here at the center. Oh, let's say it one more time. The center of the karting universe. This is South Garda Karting Lonato. The Junior ROK final in just a moment. Daniele, a te. È assolutamente il centro dell'universo karting oggi Lonato, e lo è ancora di più con questa Junior ROK pronta a partire. Pietro Ragone a scattare dalla pole position, Connor Zilic al suo fianco. Correggiamo l'indicazione che ti abbiamo dato poco fa, ma ci torneremo appena poi avremo tutte le ufficialità del caso Jan, perché ci dovrà essere ancora, diciamo, la revisione. Quindi vi abbiamo dato il podio della mini ROK, ma è sub iudice. Intanto Ragone e Zilic a partire dalla prima fila, alle loro spalle Federici e De Palo, e sarà una gara che, se le premesse sono quelle delle manche di stamattina e di ieri, direi che sarà decisamente esplosiva nel vero senso della parola. Ovviamente stavolta ce li aspettiamo i fuochi d'artificio nel caso a fine gara, tra l'altro, ma in ogni caso sarà una gara esplosiva, sarà una gara probabilmente tirata almeno tanto quanto quella che abbiamo visto poc'anzi, con un plotone di italiani alle spalle di Connor Zilic e Ragone, oltre Federici, De Palo, anche Rocco Mazzola, Michael Paparo e Valerio Rinicella. Poi Gustav Wisinewski, che ha fatto vedere delle grandi cose nel corso della giornata di ieri. Suleiman Hassan, anche lui molto molto in palla, insieme a Josh Leroux, il sudafricano, con Mendy Stifter dietro. Insomma, davvero un parterre di assoluto livello. Andrea Filaferro a scattare da dietro. Gli rifacciamo per l'ennesima volta tanti auguri ad Andrea, che è un pilota assolutamente fantastico. Giro di formazione allora per la Junior ROK, la seconda di queste Superfinal in questa giornata qui al South Garda Karting di Lonato del Garda. C'è un pilota un pochettino attardato, ma non dovrebbe avere problemi a ricongiungersi col gruppone che sfila per la prima volta sul traguardo, e invece c'è un pilota che viene, mi sa, accompagnato in pit lane, almeno questa è l'impressione, e adesso riesce a riprendere la pista. E allora dovrebbe essere tutto ok, griglia completa. Dicevamo South Garda Karting Superfinal, 16 giri in programma per la Junior ROK, che sarà la seconda finale che assegnerà il titolo di questa ROK Cup, questa Superfinal edizione 2019. Vediamo i piloti passare la S in schieramento, in formazione. Se precisi e ordinati sarà via libera, sarà gara vera per i 16 giri in programma. Ormai la procedura la conosciamo.
Ormai la procedura la conoscono. Pietro Ragone a scattare dalla prima fila con Conor Zelic, l'americano al suo fianco, ed è corsa. Ragone seguito da Federici si installa subito in prima posizione, un po' più in difficoltà Zelic, come abbiamo visto spesso succedere a chi scattava dalla fila sinistra. Qualche contatto, vediamo coinvolto Leonardo Megna che rallenta, e il testacoda invece che fa finire al fondo dello schieramento. Un grosso peccato, ovviamente, perché la gara così rischia di essere rovinata. Intanto Ragone con un ottimo spunto ha preso la testa della corsa dalla pole position, seguito da Daniele Federici, che adesso si è messo al suo inseguimento. Vediamo adesso arrivare altro patatrack in chicane. Abbiamo visto Ignacio Montenegro, l'argentino, coinvolto. Per fortuna nessun problema, bandiere gialle solo nel settore ma già ritirate, si può tornare a correre. E allora Ragone, Federici e Zilic, come detto, poi Paparo, De Palo, Rinicella con Nathan Kreng e Mattia Simonini, che forse hanno approfittato di quel piccolo problema di Megna e sono risaliti tanto. 6 posizioni recuperate da entrambi in questo avvio da parte di Nathan Kreng e di Mattia Simonini in un grande spunto. Pietro Ragone intanto prova subito a fare quello che gli abbiamo visto fare praticamente ogni singola mancia di queste 2 giornate, Jan, ovvero partire fortissimo e cercare di fare la differenza subito. A hectic start to the Junior Rock Final with the bad news for Mflack. He's at the back of the pack and he's under investigation. There he is on screen. Down in the field, he's in 16th place. He's had a great run up until this point, came storming through in the heats, but he is under investigation. We'll keep one eye on that as the Italians lead the way. Pietro Ragone from Daniele Federici. Conor Zilic, the American, in 3rd place. We spoke to him before the start. Wants to become a 2-time champion. He's got 3 Italians behind him, 2 in front of him, and the New Zealander Nathan Kreng in 7th place, just coming through now, is the Kiwi ahead of Diego Stifter. Mattia Simonini, Rocco Mazzola falls back to 10th, and Josh Ledoux from Johannesburg is a spot ahead of the boy who's celebrating his 13th birthday today, Andrea Filafero. Luka Mars, Karol Pashovic, Mflack under investigation ahead of Bogdanovic, Elisio Dono, Peter Salfeld, Yong Yeo from Singapore, Nicolas Zekinato from Costa Rica, one of 2 Costa Ricans racing here this weekend as their countryman Bernal Valverde watches on from Central America. His competitor in the Costa Rican Touring Car Championship, Daniel Falnau, will be on the circuit later in the Shifter Rock category. Meanwhile, Nicolas Zekinato running in position 18. Maxi Carillon, Yo Nang behind him. This is the battle for the lead though. Ragone, Team Mara Sessantuno, the team based at the Big Kart Circle on the outskirts of Milan. About an hour's drive from here in the north of Italy, with Daniele Federici right behind him for Zanchi Motorsport. Then we go to Conor Zilic. Well, we did go to Conor, but he's just been passed. He retakes position 3 as Matteo De Paolo for Team GT, the Roman team, slides up the inside. Then it's Michael Paparo just behind. The American is being belted by the Italians. They're in front, they're in behind him. But the boy from North Carolina is holding his own. The leaders, Ragone and Federici, starting to pull away and have their own private battle for the lead of the Junior Rock Final here this afternoon. Conor is still in position number 3, but the question is for how long. Holds off De Paolo for just a moment. Valerio Rinicella, the Roman driver, just a spot behind. Valerio Rinicella, Diego Stifter, Nathan Kreng up the inside, goes to Paolo and puts the American off the podium. Rinicella tries the outside. That was Nathan Kreng going through in kart 802. The gap between the leaders, Ragone and Federici, back to their countrymen. Now Matteo De Paolo is 1.2 seconds. Conor in the middle of that battle. The Revolution Motorsport entry from the USA, from the Rock Cup USA. Racing in the Florida Winter Tour, and also we will rock the Rio on the first weekend of November at Las Vegas. The biggest rock event coming your way in 3 weeks' time. Conor will be there. Will he be there as a 2-time international champion? At the moment, it doesn't look likely.
as Flack, Mars, Donnell, Salville, Tarillon, Zekinato go through. Protasevich, the pole, rounds out the 20. Connor thought about trying to take the position back. He's now in 5th place. Michael Paparo right behind him, trying to gain on him as well. So it is Pietro Ragone, Daniele Federici. We have not even approached half race distance yet. Connor Zilic there, 3, 4, 5 and 6. Paparo right behind. Out front, Ragone from Federici. Gli italiani sono primo, secondo, terzo e quarto con Valerio Rinicella. Ragone, Federici, De Palo e Rinicella. Hai ragione, 4 italiani al comando di questa gara. In realtà Ragone e Federici un po' più in là, un po' più distanti, ma non troppo da De Palo, da Rinicella e da Connor Zilic, che sicuramente non si vuole dare per vinto. Michael Paparo è lì dietro con Stifter e Mazzola. È una gara ancora bella accesa, bella viva, bella lunga. Non siamo neanche a metà. Zilic, eccolo qua, non si voleva dar per vinto e infatti all'ultima curva frombola. I due italiani si rimette davanti, poi la lotta è aperta, quindi continuano a scambiarsi le posizioni. Ogni curva praticamente è buona per provare ad attaccare il kart che ti precede o rischiare di perdere la posizione dal kart che ti segue. E allora alle spalle di Ragone e Federici ora Rinicella davanti a Zilic con la carta azzurro numero 316 e 816. L'americano prova a farsi strada, prova a mettersi a lui a capeggiare questo gruppo di inseguitori, con i primi due a girare davanti al stesso identico ritmo, praticamente tempi fotocopie 49,9 per loro tre, 49,8 per gli inseguitori che infatti si avvicinano, ricucciano a 2-3 decimi di distanza sul traguardo, poi fanno un po' di ricucciano 2-3 decimi di distanza, fanno un po' elastico, un secondo ora li separa dalla testa della corsa, sembra tanto ma mancano 8 giri. Rinicella e Paparo potrebbero tranquillamente tornare su, poi Zilic e Stifter, Zilic e De Palo, chiedo scusa, con Stifter e Mazzola un po' più lontana in questa gara della Mini Rock. 8 giri andati, quasi 9, gara a metà e ancora lunga, lunghissima per Ragone e Federici, che forse stanno utilizzando la strategia giusta, cercando di non darsi fastidio lì davanti per ridurre a solo loro due, per contenere tra soli loro due questo discorso vittoria, questo successo in questa Junior Rock Superfinal. Una gara ancora lunghissima. Ragone e Federici intanto hanno abbassato il ritmo, 49,8 anche per loro. Nell'ultima tornata mantengono un secondo abbondante di vantaggio nei confronti dei loro inseguitori. Evidentemente un po' di margine c'è, anche se la pista potrebbe andare raffreddandosi leggermente, non qualcosa di sconvolgente, non qualcosa che andrà a cambiare l'ordine delle cose. Intanto Rinicella, Paparo e De Palo davanti a Connor Zilic continuano a cercare di andare a catturare le lepri. Ragone e Federici, che li aspettiamo adesso sul traguardo, probabilmente stanno cercando di andare sempre più forte e invece vanno più forte dietro. Rinicella, Paparo, De Palo e Zilic fanno segnare 49,7, 49,6 addirittura Matteo De Palo, non vanno oltre il 49,8 Ragone e Federici. È una guerra di nervi lì davanti, Ragone e Federici, gli altri a inseguire. The top 10, and there's only 2 non-Italians in the field. Connor, I'm sorry to say, for our friends watching live on the other side of the Atlantic, there is the boy from North Carolina. He's fallen back to 6th place. Nathan Crane, the New Zealander, in 10th position. It is Ragone, Federici, Rinicella, 1, 2 and 3, the Italians. And it's Michael Paparo goes wheel to wheel with Rinicella. Matteo De Paolo and Connor, the first non-Italian. And behind him there's Stifter, Mazzola and Andrea Filafero. 5 laps until the checkered flag. La maggioranza sono italiani, quindi facciamo la maggioranza dell'ultima parte di questa gara in italiano. E allora Ian, andiamo a vedere quale di questi tanti italiani potrà giudicarsi la vittoria, ammesso che North Carolina Zone con Norzilic non piazzi la zampata e non riesca a raccimolare
un podio o chissà cos'altro, visto che alla fine sono lì. Il gap continua a ridursi giro dopo giro. Paparo, Renicella, De Palo e Zilic si stanno avvicinando ai due di testa, che probabilmente hanno anche un po' stressato loro stessi le gomme. L'attacco di Conor Zilic adesso a De Palo si rimette in mezzo al gruppetto degli italiani, l'atleta stelle e strisce, e va a tagliare il traguardo per questo giro in quinta posizione. Rinicella finisce al fondo del gruppetto degli inseguitori, ma la notizia è questa, che è ancora ridotto il gap, un altro decimo tirato via dagli inseguitori. Dicevo, è possibile che Federici e Ragone abbiano stressato forse un po' troppo le gomme, sicuramente la loro stanchezza inizia a farsi sentire, ma questo vale anche per gli altri. Paparo è il primo degli inseguitori ad avvicinarsi davvero, si sta allontanando da De Palo, Zilis e Rinicella, si sta avvicinando a Ragone e a Daniele Federici. Conor Zilic has moved up into 5th position. The American Nathan falls back into 11th, so Conor is the only non-Italian inside the top 10. His chances of becoming a two-time champion are diminishing, not impossible. The order is Federici, Ragone, Paparo, Matteo De Paolo. Conor is in 5, then it's Stitta, Mazzola, Filafero, Matteo Simonini. Problem for Valerio last time round, elevates Nathan Krang. There is the Roman, he's got a problem. Falls outside the top 10. Behind Karol Pashevic, Luca Mars, Josh LaRue, Tarillon, Luca Fieri, Zach Gonato, and Mflak in 17th place. It looks as though Valerio Rinicella is out. The only non-Italian in the top 10 is Conor Zilic in P5. And with that, we'll finish the race for you in Italian. 3, anzi 2 giri ormai praticamente al termine, con Paparo che ha raggiunto Ragone. Federici, perdiamo Valerio Rinicella, abbiamo visto il suo kart rallentare vistosamente e adesso è al fondo dello schieramento il povero atleta romano che ha messo su un weekend spaziale, ma che purtroppo si deve arrendere alla sfortuna. Federici, Ragone, Paparo, sembra questo il trittico deputato a giocarsi la vittoria, con De Palo e con Zilic alle loro spalle. L'americano potrebbe anche raggiungere il podio, quantomeno il quarto posto, visto che Matteo De Palo è lì alla portata, 7 decimi poi li separano dal trittico in testa. Vediamo adesso se Paparo, dopo aver fatto lo sforzo di arrivare lì, può anche averne per andare a lottare, per andare a mettersi in mezzo a quello che sembrava essere un discorso a due tra Federici e Ragone, e che invece adesso sembra essere sempre di più un discorso a 3. Passano sul traguardo adesso per l'inizio dell'ultimo giro. Federici, Ragone, Paparo e De Palo, final lap per i 3 italiani. Probabilmente saranno loro ad arrivare davanti. L'unica cosa da decidere adesso è l'ordine di arrivo tra Ragone, Federici e Paparo. Federici ora si è messo al comando della situazione, ma Ragone non ci sta e Paparo potrebbe anche essere lì pronto ad approfittare con una zampata dell'idea giusta, del momento giusto. Passano alla S, l'uno con una traiettoria diversa dall'altra, tutti e 3 alla ricerca di quella migliore per piazzare il colpo vincente. Adesso Federici allunga quel metro in più, forse basta, forse no, arriva Paparo, incrocia la traiettoria sulla curva finale, ma niente, mi sa che arriviamo così. In volata Federici batte Ragone e Paparo e vince la Junior ROK Superfinal 2019. Che gara dei 3 italiani, poi De Palo, Zilic in quinta posizione, quindi Stifter, Mazzola, Filaferro, Simonini e Pasjevic a chiudere la top 10. Di nuovo i fuochi d'artificio a sottolineare la vittoria di Daniele Federici, stavolta Junior ROK Champ. E lui, Daniele Federici, conquista la vittoria, un weekend straordinario il suo, coronato così davanti a Pietro Ragone e a Michael Paparo. Avere degli avversari così agguerriti e così di altissimo livello non fa che sottolineare la sua vittoria. Eccolo qua, lo vediamo inquadrato alla cerimonia del peso, alla pesa Daniele Federici, che ovviamente può festeggiare la vittoria e viene festeggiato dai suoi meccanici. Giustamente la felicità, ripeto, a maggior ragione dopo una gara così difficile, tosta, lunga, con degli avversari così competitivi. Vale doppio aver vinto, vale doppia sicuramente la felicità della festa
e della vittoria al termine di questa Superfinal della Junior ROK in lacrime addirittura Daniele Federici. È bellissimo vedere la contentezza, si congratulano con lui anche gli altri piloti, sono lacrime ovviamente di gioia ed è un bel momento da vedere con Federici che conquista quindi questa super final della Junior ROK. Congratulazioni Daniele, congratulazioni davvero, sei stato bravissimo. Connor came home position 5, but you can see the Italians have dominated the Junior Rock final. Daniele Federici wins it, and he's absolutely thrilled. That was a brilliant drive from the fastest qualifier, let's not forget. Pietro Ragone comes home second. Michael Papparo in third, ahead of Matteo De Paolo. Connor Zilic, position 5. Great performance all weekend. He's ahead of Diego Stifter, Rocco Mazzola. Andrea Filofero, 8th place, is what he gets for his birthday today. Mattia Simonini, a spot behind. And Karol Pashevic rounds out the 10. He's a spot ahead of Nathan Krang, Luca Mars, Hayden Lupifieri, Maxi Tarillon from Austria, and Josh LaRue. We take a look at the highlights of the race. It was a relatively clean race. Connor Zilic, it looked as though the American would get up into the lead and take the fight up to him. 8.35 going round early on, and ultimately finishing way down the field, Ignacio Montenegro, the Argentine. The two retirements, unfortunately, Adrian Suleiman Hassan and Dale Curran, the Canadian. The Italians, they had a fight among themselves. Ragone, Federici. Daniele, the fastest qualifier, it's fair to say he has dominated the ROK Cup International Super Final for 2019. Takes the win for Zanchi Motorsport. Absolutely delighted. That was a brilliant drive, Daniele, for the Italians here this afternoon. È stata davvero una grande gara, è stata davvero una grande gara da parte di Daniele, Pietro e Michael, che hanno dato spettacolo senza nulla togliere chiaramente a tutti gli altri. È stata una grande gara in generale e questa chiaramente la cifra della Super Final anche per la Junior ROK. E adesso ci prendiamo un piccolissimo momento di pausa e poi torniamo subito in pista perché ci sono gli expert a darsi battaglia.